Dopo aver esplorato il centro storico di Lima, la capitale del Perù, e aver cantato canzoni improbabili, oggi si cambia letteralmente musica. L'Oceano Pacifico bagna questa enorme metropoli di 11 milioni di abitanti e nel weekend la città dei re cambia faccia. E noi siamo pronti, costume, infradito e tutto il necessario per una giornata in spiaggia. Peccato che le cose vadano decisamente in modo diverso, anche se in un certo senso Lima ci fa sentire proprio come a casa. Anzi, proprio come a casa. È un discorso proprio da bergamasco doc. Tra i detti impopolari, sapete no, quel detto antico, i balli scatenati, delusioni e intoppi, continuiamo il nostro viaggio sulla costa peruviana, scoprendo un bel po' di Italia in questa parte di mondo. Ma c'è la nebbia stamattina. Guardala che roba! È oscurato il palazzo! allora non è vero che la nebbia c'è soltanto in pianura, c'è anche al mare te. Ecco. Vabbè, buongiorno ragazzi, buongiorno da Lima, la capitale del Perù. Siamo qui da qualche giorno, se vi siete persi il video precedente andate a dare un'occhiata perché abbiamo visto la parte storica della città, ci è piaciuta tantissimo. Adesso invece siamo da una parte completamente diversa, questo è il quartiere di Barranco. Ragazzi, ci sono tutte queste signore per strada che vendono panini ed emolliente, la colazione perfetta, paninazzo e poi quell'intruglio con cose buone, naturali. Devo passare, mi sa che è rosso. Ci tirano sotto. Ci sono un sacco di banchetti comunque in giro. Stamattina ragazzi cominciamo con un tocco di Venezia, un tocco d'Italia. Siamo sul Ponte dei Sospiri, che non ha molto a che vedere col Ponte dei Sospiri perché è in legno innanzitutto e non passa su un canale. Non c'entra niente, non c'entra nulla. Solo il nome ha in comune, però è uno dei simboli di questo quartiere perché ha resistito a di tutto. È stato costruito nel 1876, ha resistito alla guerra dei cileni che sono arrivati qui per distruggere la città, hanno distrutto il quartiere, ma questo ponte è rimasto in piedi, un po' ammaccato ma c'è rimasto, e quindi da allora è un po' un simbolo di tutta questa zona. Al posto del canale qui c'è una bella discesa, una discesa molto leggera per fortuna, che poi arriva direttamente a mare perché Barranco nasce come quartiere di pescatori anticamente, quindi da questo lato si può camminare direttamente verso la spiaggia di Barranco. A me questa chiesa piace, c'ha il suo carattere perché è stata tutta rifatta qua davanti e poi tutto il tetto è distrutto dal tempo con tutti gli uccellacci lì sopra che lo stanno smangiando fino alla fine. Sono appollaiati là sopra. Questa chiesa è importante, la chiesa dell'Ermita, è il centro proprio del quartiere e la sua storia è legata a quella della nascita del quartiere, perché alla nebbia, esatto. Tra l'altro, oggi è perfetto, oggi rende perfettamente perché non si vede assolutamente niente. In una giornata di nebbia così i pescatori sono usciti in mare ma si sono persi, non riuscivano più a trovare la riva, finché a un certo punto vedono apparire una luce fortissima e decidono di seguirla, luce divina, esatto, e riescono in questo modo a tornare a riva, e quando arrivano dove c'era questa luce vedono che c'è una croce e allora decidono di costruire questa chiesa, e da allora questa è la chiesa che è il centro di questo quartiere. Fantastico, qua nella piazzetta centrale di Barranco c'è una signora che sta promuovendo a voce il suo canale YouTube. Grandissima la signora, dovremmo farlo anche noi prima o poi. Dici? Ci attrezziamo anche noi. Mettersi per strada a cercare iscritti perché... a vari estremi. Quindi iscrivetevi ragazzi, non fateci andare in giro per strada con la maglietta, dai. Questa ragazzi è la tipica nebbia infame, perché tu sai che in realtà il sole è a due passi da qui, ma in realtà è oscurato da questa piccola coltre, anzi abbastanza grande coltre. Qual è lei? Quale infame? Questo è un discorso proprio da bergamasco doc. È così? Cioè, quindi proprio ormai... Ma senti che casino! Sono tutti dei pappagallini! Sono partiti tutti insieme! È successa una cosa un po' particolare, si è avvicinato un signore con 2 bottiglie di birra dentro il sacchetto, un po' molesto, un po' strano, ma non ha fatto niente di che. Però dopo un secondo è arrivata la signora della security con il fischietto e subito è andata da lui, l'ha allontanato. Cioè è una zona molto molto controllata questa. Tutta una serie di scale. La Isla Bonita. Cioè,
Madonna in sottofondo, ragazzi, mentre noi stiamo scendendo al mare su questa scalinata. Arrivano scale da tutti i lati, quindi si uniscono qui per scendere poi al mare che è là in fondo in mezzo a tutto quel bianco che si vede. Questo nasce appunto come quartiere di pescatori, ma si trasforma in fretta quando arriva un turismo medio-alto interessato soprattutto alla playa qui sotto, alla spiaggia, e arrivano anche molti stranieri che iniziano a costruire degli edifici in stile europeo, quindi cambiano la faccia proprio di tutto il quartiere, che oggi è uno dei quartieri appunto più sicuri, come abbiamo detto, tranquilli e anche di più benestanti di tutta la città. Questa scogliera, ragazzi, si trova in tutta la zona costiera di Lima, che è proprio costruita sopra questa scogliera, quindi in pratica per accedere al mare bisogna sempre fare una discesa assurda da là sopra. Questa qui è la discesa più semplice, quella che abbiamo fatto, anche perché scende in modo molto leggero e arriva direttamente al mare. Questa è la vista oggi. Qui hanno costruito, sicuramente non era così in passato, visto che Barranco era un paesino di pescatori. Sì, prima era un paesino diviso da Lima, era un paesino a sé, adesso invece ha più di 38.000 abitanti e è stato inglobato dalla città, quindi è un quartiere della città. E passa questa gigantesca strada, una delle principali qui nella zona, per cui devi attraversarla per andare al mare, quindi rende tutto ancora più difficile. Per questo hanno costruito dei ponti e dei passaggi pedonali, quindi non si può scendere al mare in tutta la zona della scogliera, ma solo in alcuni punti dedicati. Ci sono in pratica 3 corsie per lato, quindi 6 corsie di stradone qua in mezzo. È strano perché stamattina uscendo dalla stanza si sentiva proprio l'odore di mare, quell'odore tipico della salsedine che è arrivata fino a noi appunto per questa nebbiolina. Adesso che siamo qui davanti si sente l'odore, quasi non si vede il mare, quindi è stranissima questa sensazione. Sapete, no, quel detto antico che conosciamo tutti quanti, e devo dire oggi devo confermarlo: se a Verdello ci fosse il mare sarebbe una piccola Lima. Hai capito? Un bel cartello rincuorante di quelli sempre che ti mettono un pochino di ansia, cioè rotta di evacuazione in caso di tsunami, dove andare? Dobbiamo andare di là. Di là? In ogni caso di là. Qua sopra c'è la scogliera con i palazzi che sono costruiti proprio a pochi metri dallo strapiombo, in pratica è un po' così tutta questa zona della città. Siamo arrivati, ragazzi, a una mega spiaggiona, ci sono tutti gli ombrelloni, persino le tende sul fondo, si gioca a beach volley, gente in acqua, la musica, perfetto, ma che roba, non si vedeva dall'alto, devo dire, non si vedeva niente. Non dimentichiamo, ragazzi, che questa è la spiaggia della capitale, signore, corre di brutto. Ci sono un sacco di persone qua che vengono comunque anche in settimana a farsi il bagno. Là in fondo in realtà dovrebbe esserci addirittura un faro, che però è molto... dov'è che è? È qua? È là in mezzo, sì, da qualche parte. Oscuratissimo. Wow, bella fresca, ragazzi. Bella fresca. Fresca, sì. Pensavo fosse calda con tutta sta gente. Sembra, vero? No, però la cosa bellissima secondo me è che tutti si stanno godendo quello che hanno. Bravi, che è spettacolare. bellissimo. Cioè, vuol dire, questa è c'è un'atmosfera fantastica, sono tutti contentissimi, ridono, scherzano. Anche perché, ragazzi, a me questa Lima sembra più una Rio de Janeiro. È la Rio de Janeiro del Perù, incredibile. Sì, bene, oggi Lima è una Rio de Janeiro, E Verdello è una Lima. per la proprietà transitiva anche Verdello è Rio de Janeiro. Cioè, se stai a guardare, manca solo il Cristo là sopra. Non ne usciamo. Là in fondo si intravedono i surfisti, ragazzi. Qua si può fare surf, ci sono le onde. Siamo saliti adesso sul Ponte della Pace, quindi ci spostiamo dal quartiere di Barranco a un altro quartiere. Qui c'è Paolo che non ha ben capito cosa stia facendo. Tutto bene? Questo ponte l'hanno aperto nel 2025, ragazzi, pochissimo tempo fa. E infatti si vede che è nuovo di pacca. Ma questa cosa è assurda, guardar giù con tutte le macchine che passano. Domodossola è una città importante in Italia, una città famosissima per il suo iniziare con la D. D di Domodossola. Non sono a conoscenza di altre cose interessanti sulla città, mi perdonerete. Fateci sapere se ci sono cose interessanti a Domodossola.
tipicità, piatti tipici, cose interessanti. Fatto sta che qui a Lima Domodossola è famosa. È famosa perché le hanno dedicato addirittura un parco, il Parco Domodossola. Però è stato dedicato a Domodossola per una questione un po' triste, perché è proprio lì che è morto il primo aviatore peruviano, Jorge Chávez. È salita un pochino la foschia, ragazzi, si riesce a vedere un po' l'orizzonte e si vede quella che è l'isola di San Lorenzo, che è l'isola più grande del Perù. Si trova davvero a pochissimi chilometri rispetto al porto di Lima, che è il porto di Callao, il porto principale. È un'isola che è lunga 8 chilometri e è abitata oggi da diverse specie animali, ma in passato era abitata da popolazioni preispaniche. Invece con l'arrivo degli spagnoli divenne una base importante per difendere la città di Lima dall'attacco dei pirati che arrivavano dal mare. Abbiamo lasciato il lungomare, adesso ci siamo infilati dentro il quartiere di Miraflores, che è questo quartiere che è super moderno, tra grattacieli e anche edifici bassi, un po' coloniali, un po' moderni. E attenzione, perché appunto mi dà lo spunto per dire che qui c'è un problema con i clacson. Infatti ci sono questi cartelloni che dicono togli la mano dal clacson. Attenzione, perché c'è la multa di... adesso non c'è la multa, l'ordinanza, niente, non c'è la multa. Però a quanto pare, se non sbaglio, ho visto un altro con una multa da 500 soles, che non è poco, sono tipo 150 euro. Lima, ragazzi, è sicuramente la città più cat friendly che abbiamo mai visto in giro per il mondo, cioè dove i gatti sono benvenuti, coccolati pubblicamente. Infatti il secondo o terzo parco in cui vediamo questi simboli di gatti, tutti cuori, tutto l'amore. E qua, per esempio, ci sono addirittura cucce per tutti i gatti che vogliono venire qui a dormire la notte, e anche le ciotole da quel lato. E addirittura da quest'altro lato c'è tutto uno stand dove si possono adottare i gatti. E infatti qua vedete, ecco qua c'è la signora lì, e questi gatti, mi ha detto la signora, che possono essere adottati gratuitamente. Qua ce ne sono 3, 4 e da questo lato ce n'è un altro piccolino. Ecco, proprio qua davanti ce ne sono 3 che se la stanno dormendo proprio sull'erba, 1, 2, 3, e quindi in questo parco poi c'è tutto per vivere, bere e mangiare. Noi abbiamo un rapporto un po' così, diciamo da quando siamo lì. Sì, diciamo, se avete visto i video precedenti già lo sapete che la stanza dove stiamo credo che sia la lettiera del gatto. È la lettiera, ecco. È la lettiera. Nel senso che lui ha fatto quello che voleva, quindi diciamo che quell'odorino che rimane sempre in sottofondo durante il giorno, la notte, lo chi senti. Ha un gatto sa di che odore stiamo parlando. Poi la colpa non è del gatto, la colpa è dei padroni che non gli stanno dietro, però il gatto non c'entra niente, poverino. Sentite, ragazzi, bellissimo, ragazzi, proprio nel cuore di Miraflores c'è un altro parco che si chiama 7 di luglio, e qua, ragazzi, c'è la musica dal vivo e si balla. Guarda qua, c'è un sacco di gente, ma è fantastico. In pratica, ragazzi, tutte le sere dopo le 7 e nel weekend dalle 4 si viene qui e si balla tutti insieme. La gente viene qui, c'è chi guarda sugli spalti, c'è invece chi balla in mezzo, e c'è sempre un signore, vedete, col microfono che dice cosa fare, racconta il ballo, parla, incita la gente. In tutto il parco ci sono questi banchetti che vendono un po' i cibi tradizionali, soprattutto le bevande tradizionali qui del Perù, ma ragazzi, credo che sia il posto dove costano di più in assoluto, cioè tipo 5 volte quello che abbiamo sempre pagato in giro. Siamo in un quartiere... Sì, esatto. Ho sbagliato di un mese, ragazzi, perdonatemi, è il parco 7 di luglio. Giugno, non mi entra in testa!
Buongiorno ragazzi, oggi lasciamo la nostra stanzetta dell'orrore e ripartiamo, si lascia Lima. Oggi lasciamo la capitale e andiamo verso sud, ci sono un sacco di terminal qui, uno a nord, uno a sud, ce ne sono altri. Adesso noi dobbiamo andare al terminal che si chiama Akotongo, se non sbaglio. Bisogna trovare l'autobus giusto però, che passa proprio sull'Avenida del Sol, che è questa. Eccolo, è lui. Chiedi se va ad Akotongo? Akotongo? Perfetto. Andiamo. Per questi autobus il biglietto è di 2 soles a testa e il signore l'autista ti dà direttamente il biglietto e il resto appena sali sull'autobus. Sono proprio questi gli autobus che purtroppo vengono assaltati in questo periodo storico di delinquenza e di instabilità qui a Lima, però bisogna anche considerare tante altre cose, cioè il fatto che vengono assaltati soprattutto la notte, soprattutto in zone periferiche, e poi bisogna considerare il fatto che sono migliaia, quindi diciamo che il rischio rimane molto basso. Chiaramente bisogna sempre stare attenti e prenderli nel momento giusto della giornata. È un po' un casino raggiungere il terminal perché bisogna passare su questa strada enorme, quindi salire su questo ponte pedonale e poi passare dall'altra parte. Guarda qua ragazzi che casino nelle arterie principali della città. Gran bordello, gran casino. Ce l'abbiamo fatta alla fine, nel casino totale. Questo è il terminal, bello scuro. Cerchiamo un passaggio. Ai ragazzi, non abbiamo trovato niente, non partono, non vanno dove vogliamo andare noi, cioè vogliamo andare o a Pisco o a Paracas. Cosa succede qua? Non si sa, ogni tanto c'è un po' di casino. Allora, ci ha detto però un signore di venire qua sulla strada, buttarci nella mischia dove siamo passati prima, perché da lì passano tanti, ogni 5 minuti passano e vanno dove stiamo andando noi. Vediamo un po' come si mette. Questo dovrebbe andare a Pisco. Vediamo. Trovato però, è un altro, questo qua grande a 2 piani a 25 soles. Stiamo facendo il biglietto qua in diretta. Sono salito ragazzi. Che casino. Anche c'è posto anche. Ce l'abbiamo fatta ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ci hanno letteralmente sbattuto sull'autobus, momenti molto concitati, non si capiva più niente, tutti che urlavano, biglietto fatto al volo lì davanti all'entrata, insomma, casino insomma. Ma che al terminal sono furbi però, siamo entrati, cercavamo sto passaggio, bla 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 bla, nessuno ci ha detto niente. No. Dopo un po' un signore su 1000 ci ha detto guarda che comunque qua fuori passano i 5 minuti, cioè vabbè, ecco. Cosa aspettavano a dircelo? Ci avevano detto che era stanotte, stasera, orari assurdi, e poi prezzi altissimi. Invece questo 25 non 40, 60. Non è la nostra destinazione finale, è la prima tappa, però è già un bel pezzo, il pezzo più lungo lo facciamo adesso, quindi quello è andato. Alla fine ragazzi l'autobus ci ha scaricato, ci ha scaraventato in mezzo alla strada e alla fine siamo venuti a Pisco, abbiamo preso un collettivo e quindi abbiamo deciso di fermarci qua anziché proseguire fino a Paracas, dove comunque andiamo domani perché c'è qualcosa da vedere top. E quindi abbiamo trovato questo posto, si chiama Hospedaje Wendy, qua c'è la luce in fondo al tunnel che è poi quella che abbiamo trovato noi venendo qua. Che poetico, mamma mia, guarda qua che stanza che abbiamo, 3 letti addirittura. Questi enorme, bei motivi come copriletto, mi piace. Sono pure i cervi, ecco. Alla fine siamo entrati e ho detto ma signore, ma è limpio? Sì, tutto, sì, tutto. Sembra però, devo dire, sono profumato. Sì. C'è pure il ventilatore. Sono un po' i colori che ingannano, devo dire, perché tutti questi colori un po'. Ci siamo fatti comunque convincere dal signore. Uno sicuramente per la non voglia di andare a cercare altro. Per l'Hospedaje Wendy, il 2 per il prezzo, perché comunque 40 soles, direi 40 che è un ottimo soles. prezzo per questa stanzetta. 10 euro spaccati. Adesso ragazzi però andiamo anche a spaccarci di cibo per stare lì.
Non sta bene, vero? È finita già la poesia, Vabbè, è durata basta. solo con la Ok. luce in fondo al tunnel. Si è chiusa. Sicuramente quello che ci ha convinto maggiormente qui è stata vedere qui all'angolo una macchina tipica, che non è il tuk-tuk lì, ma quello. Quella. Questo Una macchina no, funeraria. personalmente, però vabbè. Funeraria abbandonata lì all'angolo da anni. Ci siamo meritati, ragazzi, questi 2 piattoni. Ho preso il pescato, fagioli, riso e insalata. Invece Angela c'ha un piatto tipo questo riso giallo-verde. È un riso tipo col pesto, però non fatto col basilico, pollo, patate alla huancaina, quindi con la solita salsa sopra cremosina. Ci siamo già mangiati un'insalata da quel lato, quindi ragazzi, mamma mia, fino Ne a avevamo ora. proprio bisogno. Si sono fatte le 3:30. Sì, siamo arrivati belli scarichi, quindi ci serviva questa botta di cibo. L'accostamento fagioli e pesce è particolare, ragazzi, dico la verità. Però ecco, se devo pensare al paese dove abbiamo mangiato meglio da quando siamo arrivati in Sud America, devo dire che la Colombia in questo momento ha il primo posto. Il secondo forse possiamo anche darlo al Perù, perché è vario, ci sono tante cose, ci sono tante patate, tante ricette un po' diverse, c'è anche un po' più miscuglio con il cibo cinese, per esempio qua in Perù. Ma anche l'Ecuador, devo dire, ci sono posti che abbiamo mangiato molto bene, quasi quasi li metterei insieme al secondo posto. È domenica pomeriggio, ragazzi, e adesso questa è la via principale di Pisco, che arriva fino al porto, fino al mare che è là in fondo, a circa 1 chilometro dalla piazza principale, che è quella lì in fondo. Ragazzi, diciamo la verità, ci aspettavamo tutta un'altra cosa, anche perché Pisco è molto famosa, soprattutto chiaramente per il liquore, che viene prodotto, venduto da qui verso tutto il resto del mondo, e ci aspettavamo che il tutto fosse un po', diciamo, centrato su questa cosa, un po' come quando siamo andati a Bronte, ci aspettavamo chissà che cosa per la questione dei pistacchi di Bronte, famosissimi in tutto il mondo. Invece poi abbiamo trovato in realtà un paesino normalissimo. Qua invece stiamo trovando un paesino abbastanza, insomma, un po' trascurato, sì. A un certo punto la città qua diventa tutta sterrata. Qua ci sono un sacco di poliziotti fuori, credo sia una stazione della polizia. No, sembra un locale più che altro. È un locale. È un Tanta locale. gente, sì. C'è un po' gente strana in giro, ragazzi, sinceramente. Infatti adesso facciamo un giro, poi torniamo indietro Prima che faccia e finisce buio. qua la esatto. giornata, perché insomma siamo arrivati, ragazzi, alla spiaggia. Anche qui si conferma un po' lo stato particolare. C'è tutta questa banchina, questa passerella, che poi si chiude con questi muri, ma in realtà passano tutti quanti, e poi sono tutti in spiaggia lì in fondo. Da fare attenzione, perché qua compaiono dei buchi, ogni tanto si rischia di andare giù. I passaggi sono diversi, ce n'è uno anche dall'altra parte, ma a noi piace così, il rischio e il pericolo. Carretto dei gelati qui sotto che strombetta, e guardate qua, ragazzi, quanta gente che c'è, tutti gli ombrelloni, gente in acqua che se la spassa oggi in questa domenica pomeriggio. Qui direi che finisce decisamente il pontile, è crollato completamente in quest'ultima parte, e là sullo sfondo non si vedrà molto perché adesso è in controluce, ci sono tutta una serie di uccelli tutti appollaiati là perché sanno che nessuno li potrà disturbare, quindi gli umani di qua si godono tutta la spiaggia. Un po' stortina, ma funziona. Così, un po' storta. Queste, ragazzi, sono giornate un po' marine, direi, sempre con l'oceano al nostro fianco, eccolo qua. Diciamo che l'oceano in generale non è mai come il mare che conosciamo noi, quindi le spiagge sono sempre diverse da come ce le aspettiamo anche. Però questa, ragazzi, è la nostra ultima tappa al mare, o meglio, domani la chiuderemo in bellezza questa avventura sull'Oceano Pacifico, perché andremo in uno dei posti più belli e più famosi qui del Perù, quindi per vedere cosa c'è oltre alla costa. Ecco, ho già dato uno spoiler su quello che faremo domani. Qui in riva al mare sarebbe il posto perfetto per farsi un aperitivo con un pisco sour, cioè questo cocktail a base di pisco, limone e altro. Però, ragazzi, noi ci limiteremo a parlarne, perché ne stiamo parlando tantissimo in questi giorni. Ma che cos'è esattamente? È un distillato dell'uva, quindi tipo una grappa, con la differenza che non viene fatto invecchiare nel legno, e viene prodotto proprio qui a Pisco, in questa città, fin da quando sono arrivati qui gli spagnoli, perché la coltivazione dell'uva in questa zona l'hanno portata gli spagnoli proprio per la Chiesa cattolica. Pensa che roba coltivare in un Esatto. posto così secco, così desertico,
venendo ragazzi abbiamo fatto 4 ore di deserto, di dune, non c'era assolutamente niente. Pensare che qua ci sono le coltivazioni di uva è assurdo. È assurdo, però c'è da dire una cosa, che siamo sotto le Ande, sotto la cordigliera, e quindi ci sono moltissimi fiumi che scendono verso il Pacifico, e quindi ci sono delle zone che sono più verdi, dove è più possibile coltivare, e in più la nebbiolina che abbiamo visto a Liva in questi giorni favorisce proprio la crescita dell'uva, la rende più zuccherina e più dolce, e quindi viene prodotto questo distillato che a 40-45 gradi circa, quindi leggero, bello leggero. tosto devo dire, e si beve o da solo appunto come base di un cocktail. Ma siamo fortunatissimi ragazzi, siamo tornati sul lungomare e in questo momento c'è il Pisco Factor. Attenzione, perché c'è la gara canora di questa cittadina, di questo paesino. Adesso siamo al secondo concorrente. Attenzione, qua abbiamo addirittura la giuria che dà tutti i voti ai cantanti. Eccolo lì, i cantanti sono piccolini, sono dei piccoli ragazzi. Quindi adesso ci ascoltiamo il secondo partecipante. Qui questa è la giuria. Fedez, Mica, sono rimasto indietro con i giudici ragazzi, non mi ricordo quali sono adesso. Vabbè, lasciamo perdere. Ma che timbro il bambino, è importante, Ha dedicato alla mamma, Che quindi per me ha già carino. vinto lui, basta, ho già scelto lui il mio Senti preferito. come vibra la voce. Oh. Bravo. Ah, proprio per la mamma anche la canzone. Bravissimo il bambino, vedete adesso ha finito di cantare, l'abbraccio con la mamma che piange. Bellissimo ragazzi, bellissimo, bravissimo il bambino. Ha preso voti altissimi. Voti altissimi. Bravo, Al momento comanda la classifica. Al momento. Non so quanto stiamo ancora, però adesso magari ne ascoltiamo ancora uno, dai. Il livello si è decisamente abbassato, È ragazzi. emozionato il bambino, è emozionato. Noi abbiamo un appuntamento, dobbiamo andare. È vero che diciamo. Bello avere 3 letti, ma in realtà dormire in uno insieme nel lettino. Nel lettino più piccolo nell'angolino. proprio L'amore, in che castiglia. cosa meravigliosa. Esatto, sì. Comunque ragazzi, questa città è un po' sgangherata, l'abbiamo visto, è un po' così, però bisogna anche capirla. Perché? Come faccio a essere seria col tuo piede, scusa? No, volevo dire una cosa seria, perché comunque è piuttosto nuova, nel senso che è stata ricostruita nel 2007, c'è stato un terremoto che ha distrutto tutto e l'hanno ricostruita da capo. Alcuni edifici sono ancora rimasti lì un po' con tutte le impalcature, quindi mai finite, stanno rifacendo tutte le strade. E quindi diciamo è una fase di passaggio ancora per questa cittadina, quindi bisogna anche un po' capire il fatto che sia così un po' sgarrubata, diciamo, che disagio che c'è qua dietro. Come al solito le mutande appese, grande classico. Però direi che adesso ragazzi è ora di dormire. La faccia di Paolo la dice lunga. Io sono un po' più di là che di qua, KO, ti Sono vedo, più di là che mezzo di qua. addormentato. C'ho l'occhio rosso, il tipico occhio rosso proprio del Pre-addormentamento. Dai, Quindi- tirati su che facciamo l'ultimo saluto, l'abbraccione di gruppo non può mancare, quindi mi raccomando ragazzi, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanella, vi aspettiamo nei like, nei commenti, fateci sapere tutto quello che pensate, siamo curiosissimi e noi ragazzi ci vediamo alla prossima. Alla prossima ragazzi! Abbraccione! Ciao! Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni el nombre del estado y se me hace muy difícil en inglés.